Inter batte Barcellona, Inter 1, Barcellona 0, il gol decisivo di Hakan Çalhanoğlu in una notte in cui è successo di tutto, una notte da pazza Inter, una notte che ci serviva troppo, che noi interisti veri, quelli che ci credono sempre, quelli che sostengono la squadra sempre, meritavamo, Simone, perché sembrava impossibile, ho visto tantissimi partire già battuti e dire non guardo nemmeno la partita, mi è passata la voglia, e invece noi siamo quelli che perdevano con l'Apoel Beersheva, poi andavano a battere la Juventus 3 giorni dopo, che perdevano con il Parma, poi facevano l'impresa 2 giorni dopo col Tottenham. Noi siamo questi. È una brutta sconfitta sabato con la Roma, oggi sembrava dovesse essere la serata finale, si facevano un po' i conti nel pre-partita su quanti gol avremmo dovuto prendere e invece torna fuori il cuore della vecchia Inter. Un Inter meno inzaghiana nel modo di giocare, più diciamo interista, come fa parte anche un po' del nostro modo di giocare che ci ha portato tanti successi, tanti trofei, una partita molto intelligente, ai limiti della perfezione secondo me per la nostra Inter, che nel secondo tempo in alcuni episodi ha avuto un pizzico di fortuna in alcuni momenti, ma secondo me non abbiamo nemmeno riscattato tutto il conto che avevamo aperto con la sfortuna in questa prima parte di stagione, perché anche nel conteggio delle occasioni, sì, il possesso palla è tutto dalla parte del Barcellona, ma l'Inter se l'è giocata alla grande. L'Inter stasera ha fatto una grande prestazione contro il Barcellona, poteva essere una grande opportunità, dicevamo, per rilanciarsi. Di sicuro stasera i segnali belli, positivi, di speranza sono tantissimi, secondo me, Simone. Sì, sono tantissimi perché hai vinto ed è la cosa più importante visti i risultati recenti, volendo anche le prospettive di un girone che si poteva rianimare solo vincendo oggi, ma soprattutto ritrovi l'Inter. Questa sera penso che tutti noi saremmo contenti nel poter dire che abbiamo ritrovato l'Inter, lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra che obiettivamente sembrava mancare nelle ultime partite. E invece abbiamo visto una squadra che, come hai detto benissimo, non ha giocato alla Inzaghi, ha proprio fatto tutto il contrario. Ha giocato da squadra difensiva rocciosa che si è messa tutta dietro, grande Ezio, però si aiutavano, non ho mai visto una sbracciata e questa è una cosa comunque che fa notizia, giocatori che si aiutavano nei raddoppi, anche solo con pacca sulla spalla, pollice alzato, motivazioni, cose che comunque servono in campo e alla fine, nonostante molti brividi che abbiamo vissuto, questa volta, visto che non è la prima volta che l'Inter gioca molto bene anche con squadre più forti, questa volta è andata bene e ce lo siamo meritato tutto, questo risultato. Speriamo che col Sassuolo si riprenda da qui, perché se giochi così, a prescindere dallo stile della partita, ma se giochi con questa voglia e questo spirito, non ti ferma nessuno. Questa è la cosa che devono mettersi in quella Verissimo. maledetta testa che gli è mancata fino ad oggi. Simo, applauso assolutamente per quello che dici, che hai parlato soprattutto di spirito, di cattiveria. Ci sono tanti elementi, secondo me, che rispecchiano soprattutto questo spirito. La fascia di capitano sul braccio di Skriniar lo ha rivitalizzato. Oggi Skriniar, leader di questa squadra, leader anche nel motivare i compagni di squadra. Questo è lo Skriniar che vogliamo vedere, inclusa la fascia, dal mio punto di vista. Tra poco parliamo dei singoli, parliamo sicuramente anche di Onana, che sarà uno dei temi caldi. Mi piace molto il tuo sottolineare lo spirito, perché era la cosa più importante secondo me da ritrovare innanzitutto. E partita di oggi in cui ho apprezzato, come dicevo nel pre-partita, si commentava molto la formazione, ma io dicevo sinceramente, anche non essendo partiti bene in questa stagione, difficilmente ho visto l'Inter sbagliare la partita e anche il mister sbagliare l'approccio, l'interpretazione della gara. Questo è un altro segnale importante. Anche oggi il mister cambia, ma ingabbia il Barcellona di fatto, perché il Barcellona fa un possesso palla che nel primo tempo non produce nulla e l'Inter solo per questioni di centimetri, ma anzi anche millimetri, non va in vantaggio e anzi potrebbe anche, non dico dilagare, ma comunque creare un vantaggio piuttosto profondo nel primo tempo e giocare poi la partita nel secondo tempo in maniera più agevole. L'aver gestito bene la partita dall'inizio e l'aver poi trovato il gol del vantaggio negli ultimi periodi ci aveva portato anche poi a sederci un po' sulla prestazione, a rischiare troppo e subire il gol e poi uscire dalla partita.
Questa volta invece ho visto delle letture molto intelligenti anche a partita in corso da parte del mister. Anche il cambio di Dzeko secondo me è stato tatticamente corretto a quel momento della partita, con un Correa che non ha fatto male, secondo me anche lui qualcosa di incoraggiante ha fatto vedere, però Dzeko ci stava per proteggere più il pallone, rialzare un po' il baricentro, cercare di alleggerire un po' la pressione sulla nostra difesa. Le sostituzioni dopo sono state dettate anche un po' dalla condizione fisica di alcuni giocatori che hanno speso veramente tantissimo. Oggi tutti hanno dato tutto. Per me oggi partita, ripeto, ai limiti della perfezione da parte dell'Inter. Simo, non so se hai se ci riepiloghi un po' anche le occasioni per chi magari non avesse visto la partita. Ma oggi sono state incredibilmente poche. Poi, allora, non assicuro di aver segnato tutto dal 65esimo all'85esimo perché ho vissuto con una verve incredibile. Però tutto ciò che ho segnato è il missile di Ciala al 6° minuto con la deviazione di Ter Stegen, l'esterno della rete di Dembélé al 36 e il gol nel primo tempo di Çalhanoğlu al 47esimo. Nella ripresa palo di Dembélé con la complicità di Onana, gol di Pedri dopo 6 minuti annullato dal VAR, tiro di Busquets alto all'88esimo e poi c'è stato, se vogliamo inserirlo, quel colpo di testa alla Matrix, come dicevi tu, di Dumfries che sfiora l'autogol, ma in realtà proprio grazie a quel movimento lo evita mettendo fuori. Quindi è stata una partita in termini di occasioni non sulla falsariga dell'Inter di Inzaghi, che di solito propone sempre tanto calcio, però è stato efficace, perché poi se vai a vedere anche le occasioni del Barça, cioè Onana non ha fatto miracoli, pur avendo dato grande sicurezza alla difesa, e il Barça ha sì costruito tanti passaggi, provava ad aggirare la difesa, ma di fatto non ci ha mai impensierito in maniera concreta, tant'è che il nome che chiaramente faceva più paura a tutti, oggi in questo momento si trova nel taschino o destro o sinistro, non lo so, di Stefan De Vrij, perché Robert Lewandowski non so quanti palloni abbia toccato, ma non ci ha fatto paura neanche mezza volta, e lo posso dire, avevo paura di dirlo in diretta, Sì. adesso lo dico, nel taschino di Stefan De Vrij, punto. Verissimo, verissimo. Praticamente perfetto De Vrij stasera, grande prova di leadership anche con il tacco, una grande chiusura nel primo tempo. Il più pericoloso è stato sicuramente Dembélé dalla parte di un Di Marco, che però ancora una volta per me Di Marco è stato il migliore in campo oggi, praticamente perfetto in chiusura. Quando è stato saltato c'era sempre la doppia copertura dietro, molto bene, è lui che avvia l'azione che porta al gol di Çalhanoğlu. Ci sono anche in questa partita, Simo, tanti casi arbitrali, un gol annullato per un fuorigioco veramente millimetrico di Lautaro Martinez sul gol annullato, anzi no scusami, fuorigioco di Lautaro Martinez che Un fallo annulla di un mano. calcio di rigore nettissimo per l'Inter, un fuorigioco di Correa ancora una volta millimetrico che annulla una rete che Correa avrebbe anche meritato. Hai detto benissimo di De Vrij, Di Marco per me dicevo il migliore, partita di grande ordine anche da parte di Çalhanoğlu che ha sbagliato qualcosina in fase di impostazione, ma l'ho visto sempre presente e attento in questa gara. Mi è piaciuto abbastanza Correa, come dicevamo. Sui singoli però è inevitabile soffermarsi anche su Onana, un portiere che aveva rischiato di commettere la frittata. Siamo stati un po' fortunati perché Ansu Fati lì la tocca con la mano e quindi viene annullato il gol del pareggio di Pedri, però è un portiere che nel prendersi dei rischi dà un qualcosa in più alla difesa che Andanovic non sta dando. Quindi è da tempo che diciamo che il tempo di Onana è arrivato e deve essere confermato in porta. L'Inter che esce senza subire reti dalla sfida col Barcellona, con un portiere che dà grande fiducia al reparto, grande carisma, sempre presente. C'è una giocata per me anche molto significativa nel vedere Onana in porta, sotto pressione, praticamente negli ultimi 5 minuti di partita, marcato stretto, pressato stretto dagli attaccanti del Barcellona, va a fare un rilancio col mancino, pressato, sembrava fuori misura per tutti e invece è preciso sui piedi di Dzeko a 40 metri di distanza dalla porta, e Dzeko lì subisce fallo e l'Inter può ripartire. Questo dà la dimensione di un portiere che da oggi in poi voglio vedere sempre e per sempre in campo. Dimmi Simo se hai qualcos'altro da aggiungere sui singoli e poi ti faccio un'altra considerazione. No, sono d'accordissimo su Onana, dico solo che oggi non ha fatto miracoli, quindi non è che salta all'occhio per la paratissima, però la sensazione che ha dato a molti, vedevo anche in chat, è quantomeno di una sicurezza anche nei confronti della difesa, che secondo me oggi è stata un pochino più tranquilla
nell'ottica di subiamo un tiro, cosa succede, cosa che per me con Handanovic non accade più, e basta vedere anche i risultati in termini di numeri. Poi Onana è questo, cioè Onana l'abbiamo sempre detto, è quel portiere che magari fa bene 89 minuti, poi sbaglia l'uscita più semplice o la giocata più semplice e magari prendi gol. Oggi ci è andata bene, perché come dicevi quel gol è tutto, è buona parte suo, per fortuna c'è quel fallo di mano, però tutta la vita Onana, perché gli errori silenziosi che fa Handanovic quando per esempio non esce valgono tanto quanto l'errore di Onana che fa in uscita, solo che uno è più visibile e l'altro no. Quindi io dico, oggi peraltro Inzaghi ha fatto delle scelte molto interessanti. Io ho dato tantissimo peso al cambio di Aslani, perché tutto mi sarei aspettato a quel minuto, togliendo Çalhanoğlu, che mettesse Aslani. Io avrei pensato tutta la vita a Gagliardini, e invece ti ho detto, se mette Aslani probabilmente è cambiato qualcosa. A partire da questa base io mi auguro che con il Sassuolo, prossima partita, ci sia Onana in campo, sarebbe un altro bellissimo segnale. Da quel momento in poi, secondo come la vedo io, Inzaghi si toglie tante potenziali critiche che lo possono portare ad un esonero. Poi se i risultati non migliorano ne parleremo, ma quello è uno degli aspetti secondo me più importanti, quindi se lo fa si fa un grande assist secondo me, e mi auguro che lo faccia. Io chiudo con un'ultima considerazione, perché stavo pensando anche ieri, ne avevo parlato. Dopo il Barcellona, il Sassuolo, un avversario scomodissimo subito e tradizionalmente, storicamente per l'Inter. Dopo la vittoria di Liverpool c'era il Sassuolo di nuovo, e molti hanno rimpianto le scelte di Liverpool che hanno condizionato poi la figuraccia contro il Sassuolo. Oggi, Simo, secondo me, a me piace molto pensare a questi possibili sliding doors, corsi e ricorsi storici. Oggi l'Inter esce con la stessa vittoria per 1-0, con un significato chiaramente diverso, perché oggi l'Inter scavalca di fatto il Barcellona in classifica, si porta a quota 6 punti, solitario al secondo posto del girone, con il Bayern che sta volando da solo a quota 9 punti, ma soprattutto esce con una prova di grande carattere, di sofferenza, di resistenza nel finale, che a me lascia a livello di spirito, di cattiveria agonistica, di grinta, molto di più. E quindi io credo che oggi l'Inter possa aver messo nel serbatoio tante energie, che a noi ci serviva lo sblocco mentale, lo abbiamo detto sempre, non tanto la gamba, il gioco, ci serviva lo sblocco mentale. Oggi per me l'Inter ha fatto un carico di energie mentali che ci porteranno alla sfida contro il Sassuolo a, spero, cioè ci aspettiamo continuità, ovviamente, però se l'anno scorso la partita con Liverpool aveva condizionato poi la figuraccia che abbiamo fatto col Sassuolo, oggi per me potenzialmente abbiamo fatto un carico di energia mentale di cui avevamo e abbiamo necessariamente bisogno. C'è la riprova col Sassuolo, un avversario molto temibile. Spero appunto che ne faremo tesoro e che da qui effettivamente possa ripartire la stagione dell'Inter, considerando che, come abbiamo detto anche ieri, storicamente il Sassuolo è, nel bene e nel male, sempre un momento di svolta delle stagioni dell'Inter. Vedremo se lo sarà anche questa volta. Ti lascio la parola se vuoi chiudere. Sì, apro e chiudo parentesi. Il Sassuolo, tra l'altro, come caratteristiche si presta molto anche per replicare questa partita, se vogliamo, anche se farebbe un po' più strano vedere magari un Sassuolo col 70% di possesso palla, però volendo si può fare. Ti aggiungo un altro di quei corsi e ricorsi storici. L'anno scorso, nella seconda parte dell'anno, l'Inter svolta quando batte la Juve a Torino, e lo fa con un gol di Çalhanoğlu al 45 più recupero del primo tempo. Oggi e vince 1-0. Oggi l'Inter vince 1-0 con un gol di Çalhanoğlu al 45 più recupero del primo tempo. Chi lo sa? Io queste robe le dico tanto per ridere, però chi lo sa? Vediamo, è tutto nelle mani dei ragazzi, poco da fare. Vediamo. Intanto io per questa sera mi sento di dire grazie ragazzi, perché stasera ci hanno fatto vivere grandi emozioni. Dall'altro lato mi viene ancora più rabbia per quello che abbiamo visto fino ad ora, perché stasera abbiamo visto qual è il nostro potenziale se facciamo l'Inter e se tutti quanti diamo qualcosa in più. Barella che non sbraccia una singola volta, che gli sbagliano un passaggio, applaudi i compagni, Skriniar che si gasa con gli altri. Questo è quello che vogliamo vedere, dobbiamo continuare a farlo. C'è un'immagine, e chiudo, un'immagine, visto che questi giorni si sta parlando tanto di spogliatoio contro Inzaghi, squadra contro Inzaghi, secondo me non molti ci hanno fatto caso. Gli ultimi 3 secondi di partita, non si capiva ancora se la partita era finita. Di Marco, prima di scattare in mezzo al campo, guarda Inzaghi e lo va ad abbracciare subito. Per me questo è un bel segnale. Lo stesso Di Marco, che dopo la partita con la Roma è stato l'unico a cui è stata fatta la domanda e a cui ha risposto dicendo che sono ancora dalla parte di Inzaghi. Occhio, sono sempre bei segnali, dobbiamo restare tutti compatti e uniti, perché qui
se non si tifa tutti insieme nessuno lo farà per noi e dobbiamo sostenere la squadra. Vi aspetto nei commenti per farci sapere la vostra, poi a parte le pagelle dei tifosi, tutti i voti e l'analisi più a freddo che arriverà nelle prossime ore. Mi raccomando ragazzi, questa può essere una